Allora dai, sottosella. Dai sottosella, poi metti sottosella, Kate. Ah, volete Uno, uno? 2, 3, bravissima. Vai al centro. Aspetta che io apro la Dai che ti vuole bene, Kate. Quindi te lo dai. Vediamo che fuori, dai. Brava. Aspetta un po'. Bravissima. Guarda un po' come cammina Puccia, Kate, se riesci a farci caso, dopo. E direi proprio che dopo. Ma sì, dopo sta cane. Allora ci tocca la casa di oggi. Fisso qua nel 2012, dopo che mi sono laureato, e perché avevo casa. Quindi ho cominciato a sfruttare più assiduamente di quanto già non facessi casa dei miei genitori, che era una casa in campagna, cercando poi lavoro e quindi vivendo qua stabile. Fino a prima del 2012 venivo qua magari per fare la stagione estiva o la stagione invernale con qualche lavoretto stagionale che trovavo, o se no nei weekend. Ho sempre frequentato questa valle molto assiduamente, iniziando da bambino con i miei genitori tutta l'estate e i weekend invernali e continuando a farlo nell'adolescenza. Quindi quando sono venuto a vivere qua fisso ne venivo già da un lungo periodo universitario nel quale comunque gli esami li preparavo qua, se potevo trovare un lavoro stagionale vivevo qua qualche mese, quando abitavo a Genova cercavo di replicare quelle passioni tipo andare in bici, ecco forse fisicamente la cosa che è mancata di più è il mare, l'abitudine ad andare sulla scogliera la sera con gli amici, ecco forse quella è stata obiettivamente un aspetto mancante di queste valli, però che si è sopperito con altre attività, ecco. Lavoro costantemente per riuscire a ritagliarmi il tempo per godermi di più quello che è veramente il contesto attorno a casa. Quella forse è la criticità che ho vissuto di più e che ho dovuto imparare a gestire in questi anni di vita qua, ossia il forzarmi al non cadere nel faticare ad uscire, perché mi piace così tanto quello che ho attorno a casa che pensare di andare a fare qualcos'altro da un'altra parte quando attorno a casa ho tutto quello che mi piace mi ha dato fastidio per una prima fase e poi sono riuscito a trovare un equilibrio tra il va bene, ogni tanto facciamo anche qualcos'altro che andare a cavallo attorno a casa o andare a sciare in bici, ecco. Che cosa non mi è piaciuto? Niente. Sono venuto a viverci perché mi piaceva sotto tutti i punti di vista. Che cosa mi è piaciuto particolarmente? Non è tanto della montagna, è del contesto, diciamo, agreste nel quale vivo, ossia esco di casa e sono nel bosco, esatto. Questa è una differenza rispetto all'abitare in centro, in una città qualunque, ecco, presumo. Diciamo che il contesto nel quale viviamo è abbastanza statico, quindi negli ultimi 10 anni cosa è cambiato? Niente. Ecco, no, una cosa è cambiata, però stiamo parlando proprio di un'analisi molto localizzata al comune nel quale vivo, si sono un po' ridotti i servizi rispetto a 10 anni fa, quindi nel paese dove noi oggi abitiamo, 10 anni fa un tabaccaio c'era, un'edicola c'era, un bar c'era, oggi no. Se devo pensare a un cambiamento
in termini proprio di contesto naturalistico che io qua ho percepito negli ultimi 10 anni è la temperatura media. Ho proprio visto che negli ultimi 10 anni questi rilievi sono passati da una quota neve standard a essere al di fuori della quota neve media. Poi arrivano le perturbazioni, per fortuna, e magari 2 perturbazioni ti salvano l'inverno. Una volta invece era normale avere neve da novembre a marzo, ma non voglio raccontare la storia dei nostri nonni, parlo di 6 anni fa, 8 anni fa. Del mio lato cittadino mi sono rimasti tutti i ricordi dell'adolescenza e tutti i contatti sociali che continuo a mantenere sentendomi con gli amici o andando ogni tanto giù io a Genova, molto raramente, o soprattutto accogliendo nei weekend gli amici che hanno il piacere di venirci a trovare. Quello che mi ha sconvolto di più nelle ultime volte che sono stato in città è stata proprio la percezione dell'odore. Sentivo proprio un odore diverso, banalmente dall'odore della pipì dei cani ai gas di scarico. Nella prima fase nella quale abitavo qua, tornavo a Genova, non ci facevo caso. Ultimamente mi è capitato proprio di percepirlo in maniera forte, però non mi dà particolarmente fastidio, ecco, tanto per le volte che vado nella città, che qualunque in realtà, non solo Genova, percepisco delle sensazioni diverse. Un interesse e un hobby che avevo a Genova e che qua ho smesso totalmente era i videogiochi. La sera in città non sempre valeva la pena uscire e i videogiochi erano una parte costante della mia vita. Non ho più i margini, gli spazi di tempo di prima, perché è impegnato nella vita all'esterno, che sia la gestione degli animali, che sia la manutenzione del forestale attorno a casa, non dico agricoltura, però comunque il mantenimento del verde attorno a casa mi dà tanto lavoro ed è un'attività che ho scoperto vivendo qua e mi piace. I miei concetti di svago sono pienamente compatibili con lo svago che offre questo territorio. Se ti va bene l'escursionismo, la montagna, lo sci, qua basta uscire di casa. Però anche, non lo so, attività anche culturali. I miei interessi mi portano più agli svaghi sportivi che culturali. Comunque abitiamo in una realtà nella quale con 30 km o a meno di mezz'ora di macchina sei in centri abitati abbastanza civilizzati, dove cinema, teatri e ristoranti, se uno è interessato, ci sono, ecco. Passo così poco tempo in città che non ci ho mai pensato a cosa potrebbe mancarmi, ma anche perché nel momento in cui mi avvicino a un contesto un po' più affollato, sono in vacanza. Quindi parcheggio la macchina, vivo l'esperienza di prendere l'autobus e del traffico, ma la vivo col sorriso perché è un contesto magari che presento anche a mia figlia come un modo di vivere diverso dal nostro e ovviamente per finestre temporali molto ridotte, sto parlando di un weekend nel quale posso andare a trovare la famiglia a Genova, ma stiamo parlando di qualche weekend all'anno, quindi non sono mai arrivato a dire cavoli quanto mi manca, perché nel giro di 48 ore di solito, se parliamo di metropoli, poi per esigenze personali, anche solo di attività sportiva, settimanalmente mi reco nel capoluogo di provincia, di zona, ma che comunque non ha a che vedere con una città metropolitana in termini di traffico, di accessibilità ai parcheggi, non c'è paragone, ecco, quindi. Non mi interessa fare progetti così a lungo termine, mi incuriosisce pensarci, ma a quel punto mi diverte pensarci sognando e quindi potrei andare a vivere in un monolocale in chissà quale metropoli, come al mare in chissà quale paese esotico, oppure pacificamente invecchiare qua. Mi capita ogni tanto di pensarci, ma per gioco, e a quel punto per gioco mi piace spaziare dalle ipotesi più disparate, però non ho assolutamente un progetto
a breve o medio termine concreto comunque di allontanarmi da qua, anzi. Allora, adesso se andiamo di qua andiamo dai cervi. Ah, Andiamo su. ma guarda, Sì, prendiamo fino qua. dai. Devo fare una foto. Dai. Fare una foto. A Lurisia era dicembre del 2023. Mi sono trasferita qua perché la persona con cui vivo mi ha proposto di vivere qua. Vivevo a Sant'Anna, che è un quartiere di Mondovì, e abbiamo dovuto lasciare tutti la casa, eravamo in 7. Passo molto più tempo da sola rispetto a in città, quindi ci sono più momenti di solitudine anche forzata delle volte, altre volte invece proprio ricercata. Ovviamente conoscevo già alcune persone che vivevano qua perché è da 10 anni più o meno che conosco il mio ragazzo, conosco i genitori, conosco il fratello e quindi l'atmosfera è molto familiare. Cosa mi manca della città? Sicuramente un posto dove trovare un po' di svago delle volte, soprattutto nel weekend, e la sera andare a ballare, anche la techno se possibile. Vabbè, a Lurisia al massimo il martedì sera c'è il liscio, non ci sono degli svaghi, se no devo tornare a Torino e farmi una serata a Torino, dormire a Torino oppure avere la voglia di tornare qua in macchina. E il paesaggio in generale, io tutte le volte che venivo qua, per me era proprio un liberatorio, no? Togliermi dalla città, soprattutto durante il Covid, ricordo di apertura, di passare in macchina, vedere le montagne, il verde e il fatto che posso uscire, fare delle passeggiate e non avere le macchine in continuazione, il traffico. Facevo almeno un'ora di traffico al giorno ed è pesante, se non un'ora e mezza. Di negativo, vabbè, principalmente forse gli svaghi un po'. Adesso che ci sono ragazzi che lavorano per l'acqua a Lurisia, ad esempio, c'è un cambiamento, nel senso che abbiamo visto, io e il mio ragazzo, che comunque si sta popolando. Avere delle persone giovani che sai che vivono a Lurisia è una cosa che dici, vabbè, comunque se voglio parlare con un mio coetaneo e avere un confronto con una persona, non ci sono solo anziani o non c'è nessuno. Ho perso forse l'essere troppo nevrotica delle volte, perché comunque la città ti rende un po' nevrotico. L'essere iperstimolata, che sicuramente non è una cosa che a me fa molto bene. Cos'è rimasto invece? Beh, è rimasto il fatto di aver voglia di fare cose, di continuare a farle. So, avere un po' la cazzimma da cittadina, non so, testa alta, giro per la città, tutti i pericoli della città, no? Che puoi incontrare qualsiasi tipo di persona. Direi che di interessi io ne ho fin troppi. Ho fatto un corso di erboristeria molto interessante che probabilmente a Torino non avrei mai fatto. Alla natura in generale, forse avere un occhio diverso rispetto alla città.
cucino molto, in città lo facevo ma molto poco, invece adesso ho molto più tempo per farlo ed è uno dei miei passatempi preferiti. Beh, oltre a continuare la mia passione che è il canto, quindi far parte di un coro, che è una cosa che volevo tra l'altro fare e ho avuto la possibilità di farlo, e in più vari progetti. Un mio amico mi ha chiesto di far parte del suo gruppo come, diciamo, voce in più. E poi la danza io che ho smesso quando avevo 11 anni, dall'anno scorso io ho deciso di riprenderla. Fisicamente devo dire che sto molto meglio ora rispetto a quando stavo in città. Non è che non ci siano, ci sono diverse, magari a me manca farmi una serata. Cioè, mi manca poter andare in un posto dove mettono la musica, dove posso ballare, dove posso ascoltarla. Ci sono dei posti ovviamente dove succede questa cosa, però sono limitate le opzioni, le scelte. In più, se vai in un posto come Mondovì, a una certa devono abbassare la musica perché sennò le persone rompono i cosiddetti. Però ovviamente la cosa positiva di stare in mezzo alla natura è che ci sono tutti degli altri svaghi che puoi fare durante il giorno, magari svaghi più sportivi. Ad esempio, una cosa che non ho nominato è che ogni tanto mi capita di andare a arrampicare, che è una cosa che non ho mai fatto nella mia vita e che ho iniziato a fare quest'anno grazie anche a un'amica, fare una passeggiata in montagna. Quindi non è che ci metto un'ora e mezza da Torino, un'ora, sono qua. E quindi questa cosa posso permettermi di farla. A Torino ovviamente non mi capitava quasi mai di dire nel weekend vado in montagna a farmi una passeggiata, cioè capitava raramente. Sto a Torino e vedo cosa mi offre Torino. Spendo un sacco di soldi, perché fondamentalmente anche questo è la parte negativa forse della città, senza forse. Che ho fatto un conto e dico, ma quanti soldi spendo inutilmente in città? Cioè, perché devo fare questo aperitivo? È così necessario fare questo aperitivo stasera? Come ti dicevo, l'apertura proprio. Ogni tanto magari mi rendo conto che quando sto tanto in città mi manca invece anche il silenzio, perché poi qua di silenzio ce n'è parecchio e io non sono abituata, quindi questa cosa ad esempio è stata una differenza totale. Poi io non sono una persona che sta molto in silenzio, però adesso sto molto più in silenzio rispetto a prima. Non credo, poi in realtà non voglio neanche essere troppo sicura su questo, però ogni tanto penso che probabilmente vorrò ritornare in città. Finché non mi sento, diciamo, totalmente sicura, probabilmente continuerò a stare qua. Anche dal punto di vista economico c'è da dire che vivo molto meglio rispetto a che in città, quindi sì, probabilmente sì, ma chi lo sa. Ho deciso di trasferirmi a Lulesia nel 2009
perché comunque fa parte delle mie origini. Io sono nato a Lurisia, mio padre abitava a Lurisia e ci siamo trasferiti a Genova quando io avevo 2 anni. Dal momento che è mancato mio nonno giù a Genova e ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie ed era qua, ho deciso di fare il passo e di ritornare nella casa di famiglia a Lurisia. Ma diciamo che avendo sempre avuto una vita abbastanza divisa, dove la vita settimanale era quella cittadina, ma i weekend, le feste, ogni occasione di avere un giorno libero piuttosto che un mese libero, magari dallo stop scolastico, è sempre stata Lurisia la nostra meta. E quindi non ho mai avuto la percezione di stacco netto. Sicuramente quando da ventenne mi sono trasferito, subito ti mancava un po' i servizi cittadini, quindi magari il negozio più in dettaglio. Da appassionato di motori, magari per andare al negozio per comprare 2 getti di un carburatore dovevi fare un'ora di macchina, arrivavi là e ti dicevano devo ordinarli perché non ce li ho. Bah, piaciuto sicuramente la libertà e non avere gli occhi vigili del circondariato, cioè io abitavo in un quartiere dove facevo quasi fatica la mattina a partire e andare a lavorare in moto perché nella testa degli abitanti del palazzo avrei dovuto alzare la saracinesca con la massima attenzione da non fare rumore, quando in realtà il rumore è quello intrinseco al sollevamento di una saracinesca, e avrei dovuto spingere la moto fino in fondo alla strada perché così non li disturbavo. Qua, abitando in una casa indipendente, cioè potevo arrivare sotto casa e lasciare la macchina accesa tutto il giorno che nessuno mi avrebbe detto assolutamente niente. In contropartita, qua, soprattutto i primi periodi, era difficile integrarsi. Dalla città era difficile parlare in dialetto, qua invece c'è molto la tradizione, quindi soprattutto nei primi periodi io capisco molto bene il piemontese, ma a volte già solo non parlarlo ti guardavano come per dire questo qua da dove viene, cosa ci fa qua. Beh, sicuramente essendo una piccola realtà dove purtroppo non sempre attività piuttosto che persone hanno deciso di continuare a investire, sicuramente vedo un paese che in 15 anni ha perso tanto. Non qualitativamente, perché in realtà quello che è rimasto ha sempre una qualità molto alta. Il problema è che se prima eravamo magari in 10 residenti e 10 tenevamo pulito un pezzo, adesso rimanendo in 5 il bosco è un po' tralasciato, la montagna di conseguenza un po' tralasciata, le case sono sempre più chiuse ed è un circolo vizioso. Diciamo che io non mi sono mai sentito particolarmente cittadino, per quanto mi faccia piacere avere gente intorno e socializzare, ma fortemente selezionata. Della città, logico, ti fa vivere diversamente, cioè io a volte noto che se parli con ragazzi o ragazzini che hanno sempre vissuto realtà protette, mi verrebbe da dirti, come può essere quella lurisiana, ti rendi conto che la città ti fa crescere veloce. Se io penso che a 11 anni andavo a calcio con l'autobus quando magari i miei non potevano portarmi, e voleva dire comunque fare 2 cambi autobus, attraversare 2 semafori grossi, piuttosto che andavi a scuola col pullman, che voleva dire scendere una scala dove attraversavi 50 palazzi, prendere un mezzo con 2000 persone e andare a aspettare il pullman, la coincidenza, vai. Cioè è proprio una realtà pacata, mi viene da dire, rispetto alla frenesia della città. È perso, non lo so, cioè perso, non mi sento cambiato dal paese. Cioè l'unica cosa che ho perso dalla città è sicuramente che non sono più in grado di parcheggiare. Beh, diciamo che sicuramente
Io sono una persona che bene o male ho sempre avuto i miei interessi ben chiari e le mie passioni non sono mutate. Poi logico, il contesto mentre giù era facile perché avevi l'anonimato del numero, andare in giro a fare le bricconate in moto era facile, qua sapendo tutti che sei Lorenzo di Lurisia, quello magari lo smorzi un attimo. Più che l'ambiente trovo che è proprio la persona che cambia, nel mio caso. Sono realtà talmente diverse che secondo me diventa anche difficile paragonarle. Giù a Genova ero in un appartamento in affitto, mentre qua ho una casa indipendente. E scopri come, c'ho 2 ore libere, vabbè taglio l'erba, c'ho il pezzo di bosco, vabbè è caduta una pianta, vado a sistemarla. Cioè il tempo diventa facile occuparlo. Poi è la persona che cambia più che le opportunità che ci sono fuori. Se fossi a Genova porterei le mie figlie magari all'acquario, magari a fare una passeggiata sul mare, a giocare, e qua è più facile che invece vanno in giardino e giocano in giardino piuttosto che vanno a sciare perché siamo vicini alle montagne. Cioè non trovo la discriminante nella città piuttosto che il paese. Se io penso a il poter parcheggiare in prossimità della propria abitazione, ho la fortuna di poter parcheggiare in cortile, torno nella mia casa di Genova, dove tra l'altro abita ancora mia nonna e quindi mi capita 2 o 3 volte all'anno di tornare, può voler dire di magari dover andare a parcheggiare a 600 metri da casa, cioè quindi quello è quello che mi fa dire come fai a vivere a Genova. Nel maturare, nel crescere, le priorità cambiano. Quindi già solo con l'arrivo dei figli sicuramente ti cambia la percezione. Quando penso Lucia domani va a lavorare a Genova, piacere che vado giù, per mia figlia ci torno a Genova. Domani mia moglie mi dice ho piacere di andare a Torino, solo gli stupidi non cambiano, ci mancherebbe, però potendo scegliere la mia vita sicuramente mi piacerebbe rimanere qua per sempre. Poi come cambio in tutto, come cambio nei lavori, come cambio negli sport, come cambio negli interessi, se domani devo cambiare città mi sento abbastanza sicuro di saperci tornare in città. Io sono un abitudinario e mi piace la mia routine, ma amen, se c'è da cambiarla si cambia.